Dunque, ti sarà capitato probabilmente alcune volte di non riuscire a trovare un Dungeon Master o un narratore, come vogliamo chiamarlo, per svolgere le tue sessioni. E quindi questo probabilmente avrà portato alla domanda: ma io posso essere in grado di farlo? Ecco, la risposta c'è ed è più semplice di quello che pensi. Quindi guardati il video per intero in modo da capire bene quello che sto per dirti. Intanto partiamo dal presupposto che fare il narratore non è un qualcosa di così complicato, ma semplicemente ha delle regole ben diverse che devi rispettare rispetto ai giocatori. Ora, in giro avrai sentito dire che probabilmente è colui che ha la responsabilità al tavolo, colui che dovrà far divertire i player, o quello che deve sapere filo per segno ogni minima regola all'interno del manuale. Ecco, tutto questo è un'immensa bugia, ma partiamo proprio dagli inizi. Per prima cosa, la parte più importante intanto è quella di leggere tutto quello che riguarda le regole collegate soprattutto al narratore. Cosa significa quindi studiare le regole del gioco? In realtà noi non dovremmo sapere tutto il gioco per intero, l'importante è studiare quello che riguarda la parte del narratore, perché bisogna anche insegnare ai giocatori che è importante che loro apprendano le regole del gioco. Appunto, molto spesso noto che, soprattutto per quanto riguarda il gioco più importante del mondo, i player tendono a far riferimento semplicemente al narratore, ma ogni abilità ha scritto filo per segno quello che fa e le regole da applicare. Quindi perché bisogna chiedere al master e non semplicemente leggere le regole? Perché il giocatore, cioè un bravo giocatore, deve sapere le regole, quello che riguarda per l'appunto la parte del giocatore. Non per nulla Dungeons and Dragons ha un manuale del giocatore e un manuale del narratore. Quando appunto tutti al tavolo sapranno le regole da utilizzare, smetterà quel rapimento di persona che avviene ogni volta che i combattimenti durano circa 3 ore. Perché se il combattimento dura così tanto è perché si passa più tempo a capire come funziona un'abilità che già dovresti conoscere e soprattutto poi andare a stressare il narratore che già ha il compito di gestire i mostri e quindi far sì che si crei soltanto il caos più supremo. Quindi, quando abbiamo ben salde le regole, andiamo in quello che riguarda lo svolgimento di una sessione. E qui ci tengo a dirvi una cosa molto importante. Non vi si richiede di essere Matthew Merce e neanche di scrivere una delle storie di Tolkien. Voi avrete da narratore il semplice compito di fungere da lente a quello che sono i giocatori. Perché i giocatori guarderanno il mondo attraverso i vostri occhi, ma soprattutto attraverso la vostra descrizione. Se ad esempio non descrivete il ramo magico che ha sulle spalle uno dei vostri NPG, i giocatori probabilmente rimarranno perplessi nel momento in cui apparirà dal nulla una bella palla di fuoco. Quindi siate descrittivi, utilizzate tutti i sensi. È un consiglio che mi è stato dato in passato e che spesso piace dare agli altri narratori, è quello di chiudere gli occhi e descrivere ogni sensazione di ogni senso. Non soffermatevi semplicemente alla vista, ma descrivete anche l'odore, i suoni di quel luogo e anche le sensazioni che provano i giocatori. E non soffermatevi a un semplice tiro di dadi. Non siate egoisti, regalate sensazioni, regalate momenti. Ora che anche questo vi è ben chiaro, andiamo nello svolgimento di una sessione. Una sessione per l'appunto è fatta da scene e incontri che si susseguiranno durante tutta la sessione, ma questi non dovranno essere scriptati o, come vogliamo dire, obbligatori, ma saranno lì a disposizione delle scelte di ogni giocatore, perché noi da narratori non dobbiamo far vivere quello che noi vogliamo ai giocatori, ma saranno i giocatori a creare l'avventura in risposta alle proprie scelte. Qui nessuno vi sta dicendo di creare qualcosa di originalissimo e l'esperienza è quello che più amiamo che fa da protagonista. Sono pochi quelli che inventano qualcosa di originale, ma anche da questi c'è sempre qualcosa che proviene dal passato. Ad esempio, citando i Critical Role, il mondo e l'avventura prende molta ispirazione dal mondo di World of Warcraft, proprio perché Matthew Merce è un amante del gioco. Quindi non ti sto dicendo che dovrai prendere un gruppo di hobbit con un anello che deve essere trasportato all'interno di un vulcano, ma potrà essere anche semplicemente
semplicemente un gruppo di eroi che avrà il compito di trasportare un oggetto nel luogo in cui dovrà essere distrutto. Sì, è simile, e ti accorgerai che durante le sessioni questo si discosterà totalmente dall'idea principale. Senza che tu abbia fatto nulla di incredibile, questa sessione prenderà originalità e diventerà un qualcosa che non avrai mai visto in nessun altro testo, o che avrà delle similitudini, e non c'è nulla di male, perché non stai partecipando a vincere il premio Oscar, stai semplicemente giocando al tavolo con altri giocatori. Quindi questo cosa comporta? Che è inutile scrivere pagine su libri di avventura e scenari che andranno a giocare i giocatori, perché per il 90% delle volte saranno loro a scrivere la storia. Quello che tu dovrai fare, ovviamente il mio non è un dogma, sarà quello di scrivere un canovaccio, o se sei come me di tenerlo in mente, e pian piano dare ai player le risposte da parte del mondo delle loro scelte. E quindi andiamo in uno dei momenti più importanti, che è il combattimento. Ora, negli old school questa fase è molto importante, e per te che stai guardando gli old school sono i giochi come Dungeons and Dragons. Qui ci vengono incontro tabelle, manuali dei mostri, qualsiasi cosa che possa aiutarci. Ma quello che più conta è creare il pathos e arrivare al momento del combattimento senza che questo sia una semplice pignatta. I player devono vivere il momento e in alcuni casi, in base alla tipologia di ambientazione che stiamo giocando, addirittura aver paura del proprio nemico. Perché un vero villain o boss che dir si voglia diventa tale semplicemente perché è continuamente una spina nel fianco, anche senza averci combattuto. Sai che è lì, sai che prima o poi dovrai affrontarlo, ma non sai quando. E quando arriverà il momento, i giocatori daranno il massimo per affrontare e sconfiggere il loro nemico. Fatto e imparato tutto questo, ci rimane un'ultima cosa: giocare. Farai errori, dovrai correggere, sì, perché sbaglierai, come ho sbagliato io in passato. E se i giocatori non accetteranno questa cosa, non fa nulla, non è colpa tua. Vai avanti, continua a masterare, continua a farlo, non ti arrendere mai, perché anche loro sbaglieranno e non hai alcuna responsabilità su questo, perché la parola gioco di ruolo, ricorda sempre, è formato dalla parola gioco, quindi dovete divertirvi. E per diventare bravi nel gioco c'è solo un modo: giocare, giocare e ancora giocare. Quindi da Mraco delle Ventose è tutto. Se secondo te c'è qualcosa che ho dimenticato, qualcosa con cui non sei d'accordo, ti prego di scrivermelo nei commenti, perché è fin da troppo che sento sempre questa dannata scusa: no, non voglio masterare perché semplicemente non conosco le regole. Quindi cerchiamo insieme di distruggere questo muro e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!